Sei un nostalgico dei vecchi Tomb Raider o preferisci quelli nuovi? Beh, in ogni caso, in ogni Tomb Raider spesso si tratta di trovare il percorso giusto. A volte è una cosa intuitiva, a volte un po' meno, e questo ti richiede un po' di pensiero laterale. Quindi oggi ti parlo di come svilupparlo. Oggi in particolare mi focalizzerò su Tomb Raider Anniversary per parlarti del pensiero laterale. Il pensiero laterale è una specie di problem solving, ne ha parlato per la prima volta Edward de Bono, ancora negli anni 60, ed è un modo di pensare fuori dagli schemi. Insomma, è l'abilità di trovare soluzioni non convenzionali a dei problemi che sono difficili da risolvere. Insomma, è un problem solving creativo. Beh, direi che ha l'aria di essere un'abilità parecchio comoda, sia nei videogiochi, soprattutto nei puzzle per non rimanere bloccato da qualche enigma, ma anche nella vita, dove spesso ci troviamo a dover districare situazioni particolarmente intricate. Tomb Raider è particolarmente efficace per parlare di questo argomento, perché sostanzialmente nei Tomb Raider alternerai qualche combattimento alla ricerca del giusto percorso per arrivare al combattimento successivo. L'abilità di individuare un percorso che normalmente non vedresti o che comunque non faresti è molto più facile nei panni di Lara Croft che nei tuoi, giusto? Ed è proprio per questo che oggi ti parlerò di Tomb Raider per riuscire a capire come portare questa abilità dal mondo virtuale al mondo fisico. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. All'inizio di Tomb Raider Anniversary ti ritrovi in un luogo freddo e desolato in mezzo alle montagne, cosa che ti ricorda il maggiordomo chiuso nel frigo, ma ti mette anche una certa fretta nel dover seguire la tua guida, la quale molto gentilmente distrugge la scala con la quale avresti potuto comodamente seguirla e ti costringe a trovare un percorso alternativo per riuscire a raggiungerla. Proprio come nella vita, a volte i problemi semplici si trasformano in situazioni complesse e anche se non è colpa tua, toccherà comunque a te risolvere il problema. All'inizio della tua vita ci saranno i genitori o comunque gli insegnanti o chi che sia pronti ad assisterti, ma man mano che vai avanti dovrai essere sempre più in grado di arrangiarti. Allo stesso modo, nella tua avventura in Tomb Raider, ovviamente le prime missioni sono dei tutorial, ti guidano, ti fanno capire con dolcezza che cosa devi fare e come risolvere il problema. E man mano che andrai avanti, le cose si complicheranno sempre di più. E questo ci porta al primo passo, al come poterti approcciare al problema. Quando hai un problema con una difficile risoluzione, quando insomma affronti una situazione che non sai bene come risolvere, la cosa più importante è aver presente qual è la tua meta, dove devi arrivare, qual è l'obiettivo, che cosa praticamente ti farà dire ok, questo problema è risolto. Nei panni di Lara Croft puoi anche iniziare ad aggrapparti a punti a caso e andare avanti e vedere man mano dove il percorso ti porta. Però questa cosa è macchinosa, un po' lunga e soprattutto a volte ti costringe anche a fare un pezzo e poi dover ritornare indietro perché non hai trovato un percorso. Insomma, è molto più efficace capire prima dove dovrai arrivare e pianificare il tuo percorso. Ed ecco che si delinea davanti a te il primo passo. Se non sai dove vuoi andare, sarà molto difficile riuscire ad andarci. Prenditi quindi del tempo per capire bene qual è il problema, analizzalo e capiscilo a fondo. Poniti varie domande e ponitele anche in maniera diversa, in modo da smuovere un po' le acque ed essere sicuro di aver inquadrato bene la situazione in generale. Questo ti aiuterà a vedere le varie sfumature e anche aiutarti a capire che direzione devi iniziare a prendere. E arriviamo al secondo punto. Torniamo di nuovo a Tomb Raider. Pensiamo alla chiesa di San Francisco Folly. Apparentemente ti guardi intorno e non trovi nessun punto a cui aggrapparti. Però la soluzione c'è. Basta guardare il problema e l'ambiente sotto prospettive diverse. Il pensiero laterale è un'abilità che, come tutte, va esercitata. Quindi avrai bisogno di fare uno sforzo per abituare la tua mente a vedere le cose da diverse prospettive. Devi iniziare a mettere in discussione le cose che hai sempre date per scontate. Allora, il nostro cervello ha due emisferi. Quello sinistro, che è la parte un po' più razionale, serve sostanzialmente a farti risparmiare energia.
Quindi attivando solamente la parte logica davanti ad un problema sarai naturalmente portato a cercare la soluzione ricercando nel backup, quindi provare ad applicare soluzioni a quel problema che hai già utilizzato in passato e che hanno funzionato. Questo può andare bene e velocizza la soluzione in caso tu stessi affrontando un problema che hai effettivamente già affrontato in passato, ma nel caso di nuovi problemi o problemi particolarmente complicati le cose cambiano. Quindi prendi coscienza di questo meccanismo e attiva anche il povero emisfero destro. Fai funzionare la parte logica e la parte razionale insieme. Come dicevamo prima, trovare una soluzione ad un problema significa il capire dove dovrai arrivare e poi andare a ritroso. Quindi parti dalla meta e fai i passi all'indietro. Visualizza l'obiettivo finale, dove dovrai arrivare nel tuo percorso e da lì guardati intorno e cerca di capire qual è il punto vicino per dove ti andrai ad aggrappare per arrivare a quel punto. E smuovi appunto un po' le acque, chiediti ci arriverò saltando, mi servirà un rampino, ci sono nemici, c'è un campo libero. Cerca di capire se potrà crollarti un ponte sotto i piedi, se la roccia a cui andrai a aggrapparti è stabile oppure crollerà e quindi dovrai spostarti subito. Insomma, durante il tuo percorso cerca di capire quali saranno gli ostacoli e come potrai affrontarli. Insomma, gli imprevisti ci sono e comunque capita anche di sbagliare durante un percorso, però il prepararti in anticipo ad affrontare quegli ostacoli renderà il tutto molto più semplice e ti renderà anche più flessibile. Ti renderà più reattivo e sarà più facile riuscire ad arrivare a un punto sicuro aggrappandoti in modo saldo senza cadere e dover ripartire da capo. Quello che devi fare, insomma, è studiare l'ambiente e non solo quello che ti porterà al percorso, ma anche i vari strumenti che puoi utilizzare che potresti trovare in giro. Per esempio, in Tomb Raider, durante il tuo percorso trovi varie cose per terra. Alcune sono reliquie importanti o comunque utilizzabili, altri sono invece oggetti solamente per sbloccare gli achievements. Senza avere un'esperienza in merito è difficile capire la differenza tra le due cose, quindi se hai il dubbio che una cosa ti servirà o meno, tu intanto prendila. Prima di iniziare, insomma, guardati intorno e cerca di reperire tutto ciò che ti potrebbe servire durante il tuo percorso o per andare a sbloccare il successivo checkpoint. Potresti aver bisogno di alcuni strumenti o magari di alcuni dati o magari di spazio o magari di rapidità. Sarebbe parecchio frustrante superare corridoi, burroni, percorsi complicati e difficili per arrivare davanti alla porta e accorgerti che non hai tirato la leva che stava all'inizio che l'avrebbe aperta. Sì, storia vera. Allo stesso modo, quando nella tua vita stai affrontando un problema che non conosci, non potrai sapere bene in anticipo di che cosa avrai realmente bisogno. Ci sono problemi molto astratti come ci sono problemi molto concreti, quindi in alcuni casi potresti aver bisogno di uno strumento fisico, magari in altri invece potresti aver bisogno di un'abilità specifica. In entrambi i casi parti attrezzato, quindi per quanto possibile cerca di capire di che cosa potresti aver bisogno. Armati di strumenti e accessori anche per il supporto al pensiero, diciamo, quindi ad esempio un blocco di carta e una penna o il cellulare per tenerti le note, perché fermarti a metà del percorso creativo per trovare una soluzione perché ti manca quello specifico strumento bloccherà appunto il flusso di pensiero e ti costerà molto di più che non fa aver perso un po' di tempo prima per prepararti. Quindi investi un po' più di tempo all'inizio piuttosto che rischiare di doverti fermare a metà. Oltretutto, investire del tempo prima per prepararti ti aiuterà anche a metterti nella giusta mentalità, ad affrontare la situazione con il giusto mindset. Sarai più aperto nei confronti del problema e quindi sarà più facile risolverlo. Per riassumere il tutto, insomma, investi del tempo all'inizio per capire bene il problema, capire qual è, come è formato e qual è la soluzione che stai cercando. Una volta individuata la meta, affronta il tuo percorso a ritroso fino ad arrivare al primo passo. Il tutto tenendo in considerazione le circostanze e ciò di cui potresti aver bisogno. Insomma, sviluppare il tuo pensiero laterale è una questione di esercizio. Puoi decidere di affrontare i tuoi problemi sbuffando e lamentandoti, oppure puoi decidere di affrontarli con l'entusiasmo e vederlo come un'occasione per sviluppare questa abilità. Insomma, ogni problema ha una soluzione ed essere riuscito a finire Tomb Raider significa aver trovato centinaia di soluzioni per affrontare ogni percorso. Quindi, come l'hai fatto lì, lo puoi riportare anche nella tua vita fisica.
Io spero di essere riuscita a darti dei consigli giusti per facilitare questo percorso. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo. Oltretutto puoi anche iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.